Ciao raga, qui Justice e benvenuti in questo nuovo video del Team United We Stand. In questo video vi mostro la mia lista con cui ho fatto top 4 dopo aver fatto 4-1 in Svizzera alla terza edizione della Speedduel League Series. Sono contento per il risultato perché fondamentalmente ho testato il deck relativamente poco, anche perché non avrei dovuto nemmeno partecipare a questo torneo dato che non sono fan dei tornei online. Il deck l'ho trovato complessivamente equilibrato e completo, tuttavia con il senno di poi avrei preso in considerazione Lupo da Guerra Neuropece e la possibilità di giocare 2 Cyber Dragon non 3 e di fare qualche altra piccola modifica. Comunque la build è di 20 carte per non appesantire troppo il deck con carte inutili. Poi per quanto riguarda il reparto mostri, fisso più o meno in quasi tutti i deck beatdown, che appunto comprende un Ginzo, 3 Cyber Drago e 3 Gaia, e che appunto saranno i mostri che ci andranno a permettere di attivare la skill card. Un Ginzo solo perché vi ricordo che durante il torneo si è utilizzata la banned list del YCS del Niagara, quindi si poteva utilizzare solo una copia in questo caso. Poi triplo Cyber Drago, davvero una carta che si incastra benissimo in questo deck, che in fondo è un minestrone e si sposa bene con carte generiche e forti, quindi molto forte se si parte per secondo, e tuttavia penso che possa essere tranquillamente giocato in doppia copia. Triplo Gaia, sicuramente un ottimo mostro per bittare e che se viene coperto torna ad avere 2300 punti in attacco, quindi torna al suo attacco tra virgolette originale. Doppio Drillroid perché mi aspettavo di giocare contro mazzi DS, contro Stall, ma in realtà non ho avuto questa fortuna. Comunque reputo Drill una carta abbastanza forte e che va in combo con Book. Inoltre ricordo che nega gli effetti dei mostri con effetto scoperta, quindi tanta roba. Un solo Banisher sostanzialmente contro Volcanic perché non permette a Blaze Accelerator di mandare il mostro al cimitero. Contro Stall è abbastanza forte, e contro Cyber Angel ed anche contro Roid. Tra l'altro ho beccato Roid e posso dire che Banisher mi ha dato una mano abbastanza importante. Poi per quanto riguarda il reparto trappole, doppio Dust per spaccare carte magie e trappole in maniera generica, e invece un Wall e una rovina diffusa perché entrambi hanno effetti secondo me forti e fondamentalmente mi sono trovato molto bene con questa razio. Triplo Book, ricordo che in questo caso è stata preferita alle altre carte limitate a 3 perché ha maggior sinergia con il resto del deck e inoltre ci permette di proteggerci da scambio di anime e da ruota incubo. Tripla Offerings perché è una carta inaspettata e spesso riesce a risolverci fondamentalmente situazioni abbastanza disperate, quindi per questi motivi ho deciso di giocarla in triplice copia. Passando alla side, doppio Mind Crash perché fondamentalmente ci aiuta a contrastare Cyber Angel e un solo sigillo, perché alla fine io gioco 6 magie,
quindi comunque mi dà una chance in più per contrastare Cyber Angel. Al di là di ciò è sempre una carta che permette di annullare per il resto del duello una magia dell'avversario con quel nome, quindi non è da sottovalutare, ecco. Poi un Banisher e un Drilleroid per i motivi che ho elencato prima. E infine uno Shell Crash contro Death e Istol. Ricordo infine che Mind può essere utilizzato anche contro il deck che sfrutta la skill card Attenzione ai fratelli Paradox, sia perché l'avversario per attivare la skill card deve rivelare dei mostri, sia perché gioca anche scambio di anime e quindi in questo caso possiamo leggere ciò che ha in mano. Quindi ragazzi, con questo è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete like e condividetelo. In ogni caso io in descrizione vi lascio il link per poter vedere la banned list del USS del Niagara, per appunto chi ancora non la conoscesse. Grazie per la visione e alla prossima. Ciao ragazzi.